Allora, buongiorno a tutti. Questa mattina siamo in località Parco Archeologico di Vulci, tra, diciamo, a nord di Viterbo e a est di Montalto di Castro. Quindi siamo tra la Toscana e il Lazio. È l'alba, tra 10 minuti sarà l'alba, e alle mie spalle c'è il castello dell'Abbadia. In particolare io sono esattamente in questo momento sul vertice, sulla schiena del cosiddetto Ponte del Diavolo. Di Ponti del Diavolo in Italia, se digitate questo nome su Google, ce ne saranno una decina, però poi vi racconterò la storia di questo ponte, però speriamo che è rimasto su per 2000 anni, che non crolli sotto i miei piedi proprio adesso. Quindi Castello dell'Abbadia, e alle spalle del castello sorge il sole. Ora, l'alba sarà tra 10 minuti, come potete vedere c'è una copertura nuvolosa abbastanza estesa, che io sapevo che ci sarebbe stata, però ho provato lo stesso a venire sperando in un, diciamo così, breccia nelle nuvole proprio dove sorge il sole, e sembra che ci possa essere. Purtroppo l'inquadratura non è il massimo, perché intanto c'è quel faro che disturba tantissimo e quindi viene sparato direttamente in fotocamera. In più sarebbe stato molto ma molto più interessante poter riprendere il ponte e il castello con il sole nascente alle spalle. Purtroppo non c'è un punto in cui si possa fare, a meno che uno non vada in proprietà privata. Infatti qua davanti a me ci sono degli allevamenti di cavalli, ma insomma è una cosa che è poco fattibile. Però vediamo un pochettino che cosa ci riserva il proseguo della mattinata e ci vediamo tra poco. Allora, il sole è ormai sorto, è sorto da quella parte lì, il castello è qui dietro di me, mi sono spostato, ovviamente il ponte è lì, quindi mi sono spostato, ho girato intorno al castello e sono venuto da quest'altro versante. Quindi, come dicevamo, il sole è sorto, ha dato un pochettino di colore perché c'era proprio uno spiraglio nelle nuvole che hanno consentito appunto a qualche raggio di sole di filtrare, e poi si è andato di nuovo a nascondere nella coltre nuvolosa. Peraltro il cielo ha un bel carattere, ha una bella struttura, quindi tutto sommato non è stata un'alba infruttuosa. Come dicevo, mi sono spostato su quest'altro versante, ho questa volta portato i filtri, quindi ho potuto, laddove c'era il fossato e una piccola cascatella che lo alimentava, sperimentare anche con i filtri ND e con il polarizzatore. Quello che sto facendo qui, i temi che sto sviluppando qui, sono il ponte, quindi una panoramica del ponte che arriva sul castello, che è appena accennato perché è coperto da questa vegetazione,
e la valle che sta sotto di me, che è una valle che ha moltissimo carattere, con questo fiume che passa attraverso queste rocce, questa valle molto scolpita. Veramente, devo dire, un'immagine veramente molto bella, che secondo me completa la storia del castello e del ponte. Un ponte così, appunto il ponte del diavolo, non poteva che essere costruito su una valle così profonda e così caratteristica, diciamo. Per cui, come avete visto, quando ero sul ponte, fondamentalmente due sono stati i temi principali, appunto il castello con il sole nascente alle spalle, anche se non è stato evidentissimo, e nelle sue varie fasi dell'alba, però ne ho scelta una sola perché sennò poi diventa un pochettino noiosa la narrazione, e l'albero isolato classico, che peraltro da qui assume anche un'altra forma, va bene? È ancora più isolato se lo vediamo da qui, per cui non so, forse farò anche una foto da questa parte. Un altro tema che è interessante è questo arbusto, questo alberello con le foglie ancora che sono rimaste lì dall'autunno, quindi con questo colore bruno, davanti a questa distesa di fiorellini. È un po' come il passaggio di consegne tra l'inverno e la primavera. E quindi adesso penso che farò una foto di questa immagine, di questa scena, e vediamo un pochettino come viene. È chiaro che sarebbe meglio se l'alberello fosse un po' isolato rispetto allo sfondo, invece lo sfondo è molto caotico e quindi starà a me cercare un modo per evidenziarlo rispetto al resto. Però comunque ha un colore diverso e vediamo un po' come può venire questa immagine. Continuiamo nell'esplorazione di quest'area che dal mio punto di vista ha detto quasi tutto, e ci vediamo tra poco. Allora, parliamo un pochettino di questioni tecniche. Allora, intanto, come sempre, quando si scatta avendo la fonte luminosa davanti alla fotocamera, come nel caso di oggi o nel caso di tutte le altre volte in cui ho scattato all'alba o al tramonto, in cui c'era il sole appunto che nasceva o tramontava davanti alla fotocamera, il problema principale è la gestione della luce, per cui quello che faccio io personalmente è quello di esporre per le luci, quindi fondamentalmente verrà una foto sottoesposta, fortemente sottoesposta per non bruciare le luci, e poi uso un bracketing dell'esposizione molto spinto, insomma mediamente spinto, quindi sono 7 oppure 9 foto in cui, a parte la foto principale, quindi l'esposizione principale che scelgo io, la fotocamera espone 4 stop in più e 4 stop in meno di tempo di scatto, quindi aumenta i tempi di scatto su 4 fotografie mentre diminuisce i tempi di scatto su altre 4 fotografie. In questo modo si ha poi in post produzione la scelta su 7 oppure 9 foto a seconda di come è impostata la macchina, almeno nel mio caso, per o prenderle tutte quante e poi unirle
in modo tale da avere il massimo dettaglio sia nelle luci sia nelle ombre, però si rischia poi di avere una foto un po' piatta, un po' quell'effetto HDR, no? Che non è moltissimo piacevole, ecco. Oppure di scegliere quella meglio esposta, che sarà sicuramente non perfetta come esposizione, e quindi o abbassando le luci o alzando le ombre poi si ottiene il risultato voluto, oppure di scegliere poche foto, quindi non tutte quante, magari quella meglio esposta per le luci, quella che dà più dettaglio alle luci, insieme a quella che illumina un pochettino le ombre, perché come ho detto prima, esponendo per le luci poi le ombre generalmente vengono sottoesposte. Con queste macchine di oggi invece, che hanno un'ampia gamma dinamica, l'informazione comunque c'è e quindi fino a un certo punto si riesce a recuperare le ombre, quindi in una foto anche che è molto scura, alzando le ombre in post produzione viene fuori il dettaglio appunto e anche l'esposizione corretta per le ombre. Non sempre è così, dove ci fossero delle situazioni estreme appunto si possono unire due foto, una con le luci ben esposte e una con le ombre ben esposte, si uniscono e quindi si ottiene una foto corretta. Quindi questa è stata la prima difficoltà, quindi di scattare avendo la luce che entrava direttamente nella fotocamera, che poi non era solo il sole ma erano anche i faretti, che peraltro sono ancora accesi, che al buio, diciamo così, sono ancora più fastidiosi ed evidenti. Il secondo tema invece è l'uso del polarizzatore, ne abbiamo già parlato in un video che metterò qui sopra, perché è vero che il polarizzatore quasi sempre si usa per togliere il riflesso dalle superfici lucide, quindi dall'acqua, però può essere usato anche per aumentare il contrasto nelle nuvole, oltre che aumentare la saturazione dei colori. Per cui con una luce corretta, va bene, con il giusto angolo, giocando con il polarizzatore si può aumentare la struttura delle nuvole come abbiamo oggi, che già è una struttura abbastanza definita, però con il polarizzatore si riesce a aumentare questa struttura senza dover ricorrere a farlo in post produzione. Diciamo che in post produzione aumentare la struttura del cielo è una cosa molto molto semplice da fare, ci sono vari metodi, però è chiaro che se la foto già presenta un contrasto abbastanza elevato è sicuramente meglio e il risultato alla fine è più naturale. Stessa cosa per i colori. Ecco, diciamo però che questo uso del polarizzatore si può serenamente sostituire con la post produzione. Invece l'eliminazione dei riflessi dalle superfici lucidi, diciamo che è molto più difficile se non impossibile. I risultati non sono soddisfacenti se non veramente a fronte di un lavoro lunghissimo in post produzione bisogna essere davvero bravi, ecco, e non sempre si riesce. Per cui questi sono stati un pochettino i temi di questa mattinata dal punto di vista tecnico. Invece per ciò che riguarda la storia di questo posto, il Castello dell'Abbadia e il Ponte del Diavolo, ho letto si chiama anche Ponte dell'Arcobaleno, su Wikipedia c'è tutta la storia molto dettagliata che dovrei effettivamente leggervi perché è molto complicata, però in sintesi il ponte è stato costruito dagli Etruschi, perché qui siamo appunto, come ho detto prima, nella zona della città di Vulci, che era una metropoli etrusca, e tra poco ci recheremo appunto nella zona degli scavi archeologici. Quindi è stato costruito dagli Etruschi sicuramente per attraversare la vallata. Il ponte poi è crollato in parte ed è stato ricostruito dai Romani ed è un ponte molto antico, è uno dei ponti romani più antichi d'Italia. Il castello invece originariamente era un monastero
che poi fu successivamente fortificato in quanto si trovava proprio sul punto di confine tra il Granducato di Toscana e il Papato, e quindi controllare il ponte, che era un accesso appunto tra i due stati, era importante. Quindi questo monastero è stato fortificato, poi è passato di mano in mano e ci ha soggiornato anche il fratello di Napoleone in questo castello, fino a giungere ai giorni nostri. Quindi direi che aggiunge una storia un pochettino diversa all'area, che è un'area tipicamente etrusca, ed è molto molto suggestivo. Diciamo, il complesso tra il castello e il ponte è davvero molto 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 suggestivo, anche perché è un castello particolare, perché da un lato ha la scarpata, è circondato da queste piccole cascate, da queste piccole sorgenti, ha un accenno di fossato difensivo, e quindi è veramente una struttura spettacolare. Sarebbe perfetto godersela dall'alto, quindi con delle riprese con i droni, che ce ne sono tantissime su internet, che sicuramente se volete le potete recuperare. Purtroppo però attualmente questa zona è zona rossa, quindi non si può volare con il drone se non a determinate condizioni che non sono riuscito a recuperare, e quindi ho preferito non avventurarmi in questa cosa, però ecco, dà il meglio di sé sia il castello sia il ponte nel contesto ripreso dall'alto. Quindi io direi che la mattinata ha dato il meglio di sé, adesso torno alla mia casa mobile, faccio colazione e poi mi incammino verso gli scavi della città etrusca di Vulci, dove ci saranno delle sorprese. A dopo.